Buongiorno, da oggi iniziamo un nuovo cammino. Dopo aver illustrato i 12 segni zodiacali, sempre per il canale YouTube, sto parlando, dopo aver illustrato i 12 segni zodiacali, da oggi proviamo ad avvicinare e a chiacchierare un attimo sui pianeti. Questo video in particolare parlerà di Saturno. Io per Saturno ho un amore particolare. Saturno è il maestro nella vita di una persona. Saturno ha un carattere sicuramente non facile e non è nemmeno facile riuscire a comprendere la sua lezione quando stiamo dentro a un transito di Saturno. Dipende moltissimo dall'atteggiamento che la persona ha verso il pianeta. Saturno è un pianeta che o struttura, quindi dà grandi risultati ma con grandi fatiche, o toglie, perché Saturno, la frase tipica che ormai conoscono tutti, taglia i rami secchi. Saturno ci mette 28 anni, 28-29 anni a compiere il giro dello zodiaco, ma noi non lo incontriamo ogni 28-29 anni. Saturno ha delle tappe. Ora io vi faccio una piccola rassegna di come si muove Saturno. Il primo incontro con Saturno noi lo abbiamo a 7 anni, 6 anni e mezzo, 7, quello è, e è Saturno che quadra se stesso. Questo è un momento molto importante, dovrebbe corrispondere alla scolarizzazione, ma così non è, perché nelle scuole, almeno in Italia, in Europa, si va a scuola un anno prima, intorno ai 6 anni, e questa cosa non è esattamente cosa buona e giusta per l'anima, perché il bambino a quell'età ancora non ha raggiunto la giusta maturità per assumersi la responsabilità di una scuola primaria, perché comunque per il bambino quell'ingresso è un distacco importante, è un cambiamento. Quindi, volendo seguire Saturno e i tempi dell'anima, dovremmo cambiare un po' di cose e iniziare il periodo scolastico intorno ai 7 anni, perché noi dobbiamo pensare che è diverso, c'è una differenza tra un'epoca di progresso e l'evoluzione, perché noi siamo in un'epoca di progresso dove si va sulla Luna, ci stiamo attrezzando per andare su Marte e poi dimentichiamo l'essenza di un pianeta e l'importanza di rispettare i tempi che ci dà il pianeta, che altri non sono che i tempi dell'anima. Allora, il primo transito di Saturno è 7 anni, quindi. Poi, dopo 7 anni, e arriviamo ai 14, ci troviamo con l'adolescenza. E lì è Saturno che si oppone a se stesso e quindi abbiamo la ribellione, il ragazzino che vuole fare quello che gli pare. E qui entra in ballo proprio l'energia di Saturno padre. Oggi le figure genitoriali sono più vicino a Urano, somigliano di più a Urano. Perché oggi tutti vogliono essere amici dei figli? Io non giudico questa cosa, non voglio dire che sia sbagliata. Certo, si può essere amici dei figli nei tempi giusti. A 14 anni non si può essere amico del proprio figlio. A 14 anni bisogna essere autorevoli. Quindi il ragazzo, il 14enne, nella fase di ribellione, dovrebbe avere davanti a sé figure genitoriali solide e non autoritarie, perché c'è una bella differenza, ma autorevoli, perché lui ha bisogno di far saltare il sistema, ma dall'altra parte non si deve nemmeno sentire abbandonato e deve avere un'idea di stabilità e struttura, che qualsiasi cosa succeda c'è qualcosa che lo tiene fermo.
Questi sono i 14 anni. Poi arriviamo ai 21, che nell'epoca, fino a qualche anno fa, i 21 anni erano la maggiore età. Quindi a 21 anni c'era il servizio militare, se non ricordo male. Di sicuro c'era l'essere maggiorenni e prendere la patente. E qui torniamo al discorso che ho fatto per i 7 anni e per la scuola, perché cambiando i tempi in questi ultimi 20 anni circa, anche 30, si sono accorciati i periodi. Adesso la maggiore età e la patente si prendono a 18 anni. Tempo fa discutevano addirittura di dare la patente a 16 anni. Io trovo che questa cosa sia terribile. Ma perché? Perché i 21 sono un momento, dovrebbero essere un momento di grande responsabilità. La persona comincia a essere finalmente grande, dovrebbe introdursi nel mondo del lavoro. Insomma, è un momento importante, andrebbe rispettato. A 18 anni l'anima non ha l'individuo, quindi l'anima, non ha la stessa maturità che invece ha a 21, quando si trova con il terzo incontro di Saturno, che è il Saturno che quadra se stesso, che ricorda un po' quello delle elementari. Quindi questo è il terzo incontro di Saturno, ricordatevi 7, 14, 21 e non potete sbagliare. Poi si arriva al salto e lì veramente l'anima comincia a... deve cambiare qualche cosa, quello è veramente il momento della maturità. E parliamo dei 28 anni, 28-29 anni, che è il ritorno di Saturno su se stesso. Io ho difficoltà a considerare adulta una persona prima di quell'età, perché lì è la linea di confine, è il passaggio. I 28-29 anni possono togliere, ci sono persone che hanno incontrato Saturno su Saturno incontrando grandi dolori. Io mi ricordo quando Saturno fu in Ariete, parliamo del 97, io con i miei 4 valori Ariete, compreso l'ascendente, ebbi la vita devastata, ma perché io dovevo imparare e dovevo capire, perché io fino allora veramente non avevo capito niente di me, di quale fosse il reale compito nella mia vita, della mia responsabilità, perché ognuno ha un cammino da fare, solo che tante volte una serie di sovrastrutture, di eredità non nostre, perché noi arriviamo da sistemi familiari, dalla scuola, dal mondo che ci circonda, dal tipo di società in cui nasciamo, non ci dà la giusta illuminazione di quale sarà il nostro percorso. Nel mio caso, quando arrivò Saturno in Ariete, mi frantumò la vita e lì, dovendo raccattare una serie di cocci, mi dovetti cominciare anche a domandare come mai mi fosse accaduto tutto questo. E fu il transito di Saturno intorno ai 28-29 anni. Questo è quello che è successo a me, ma c'è gente che intorno ai 28-29 anni realizza grandi progetti, si struttura, si concretizza, però teniamo sempre presente che anche realizzando grandi progetti Saturno parla sempre di fatica. Saturno è un pianeta che non regala, non fa sconti di pena, quindi anche se c'è la possibilità di fare, che ne so, per esempio un grosso salto professionale, questo salto professionale sarà accompagnato comunque da fatica, da uno studio, che ne so, magari da un master, da qualche cosa che vi impegni in maniera particolare. E dopo avervi raccontato il carattere non esattamente negoziabile di Saturno, ve lo ho illustrato nelle fasi della vita di un individuo. Tenete presente che io mi sono fermata ai 28-29 anni, ma non è che Saturno lì conclude la sua funzione. Poi il passaggio, il percorso continuerà ogni 7 anni comunque. Questo video si ferma qui perché i video su Saturno saranno 2, in quanto è un pianeta
decisamente troppo importante per poterlo concludere in 10 minuti, quindi poi troverete il seguito di questo video che vi racconterà Saturno. E mi trovate sul canale YouTube, il sito federicagiannini.com, la pagina Federica Giannini Astrologa e il mio profilo. Grazie e buon proseguimento.